Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami bilancia e tendenze energetiche generali per la seconda parte di gennaio 2023. Abbiamo il mago, amici della bilancia, periodo di nuovi inizi, periodo di azione. La carta del mago ha una forte polarità maschile e quindi parla proprio del fare. È l'alchimista, è colui che trasforma, diciamo, l'energia pesante in energia preziosa. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e sempre nella descrizione trovate i link ad alcuni video che potrebbero interessarvi, insomma. Allora, partiamo con la carta del sole, la regina di bastoni, la carta degli amanti al contrario, un 3 di pentacoli, un 6 di pentacoli, un 9 di spade e la carta della morte al contrario. Allora, direi che con la carta del sole, ragazzi, si parte da una situazione in crescita. È anche una carta che fa riferimento al bambino interiore o a dei bambini in generale. È anche collegata alla sfera delle amicizie. Questo ve lo dico perché c'è una regina di bastoni qua, che potrebbe rappresentare la vostra energia o quella di una persona, magari vostra amica, vicino a voi. C'è la carta degli amanti al contrario. Dopo con i mini tarot che andiamo a vedere nello specifico, ma come la sensazione che qui manchi una sorta di amor proprio, di valore che vi date, che si dà a se stessi, insomma. Può essere che vediate questa persona, questa regina di bastoni, mm, come vi posso dire, molto affascinante, o perlomeno quello che dice è qualcosa che vi attira molto. Tenete presente che essendo una regina per qualcuno può fare riferimento a una madre e qui avendo il sole abbiamo una carta che parla di figli, ok? Quindi può essere una situazione, diciamo così, familiare dove c'è bisogno, secondo me, di staccarsi da certe dinamiche, da certi scambi, da certi interscambi. E ve lo dico perché sto guardando questo 3 di pentacoli. Abbiamo poi anche un 6 di pentacoli e qui è un po' il riportare in equilibrio quello che è o una quotidianità. Oppure, visto che voi avevate il mago, qui si tratta di trasformare qualche energia che magari non è proprio in equilibrio, visto che abbiamo la carta degli amanti al contrario, e di metterla in equilibrio. Sono 2 6, quindi se qui diciamo verso la terza settimana di gennaio l'equilibrio è un po' precario, qui si va raggiungendo l'equilibrio. Diciamo che con questo 9 di spade e la carta della temperanza al contrario, sento, scusate, la carta della morte al contrario, sento che avete bisogno di chiudere un ciclo. È un 9 di spade e la morte ancora non arriva a tagliare. Tenete presente che il mago è un 1, quindi ci si appresta ad un nuovo inizio, ad un nuovo ciclo, però giustamente prima ci deve essere una sorta di taglio con il passato. Il 9 di spade è sempre una carta che indica che si sta vivendo ancora nel dolore del passato, ma in realtà qui io non sento, cioè è come se fossero preoccupazioni o questioni ancora da chiudere che magari non vi permettono di iniziare già con questo mago. Va bene, andiamo a vedere con i mini tarocchi. Per chi poi fosse interessato alle letture personali, c'è una promozione in atto fino al 31 di gennaio 2023
e se volete sapere qual è la lettura in promozione potete ascoltare l'oroscopo dell'inverno perché lì lo dico e lo trovate nelle playlist. Allora abbiamo un 8 di bastoni, la carta degli amanti al contrario, la carta della torre al contrario e un 9 di coppe al contrario. Sì, ho come la sensazione che ci sia stata una notizia, una presa di consapevolezza, qualche cosa che voi, diciamo così, avete scoperto o che siete venuti a sapere, che potrebbe aver incrinato il tipo di relazione che avete con questa regina di bastoni, perché il 6 di, scusate, gli amanti al contrario li avete già qui. È come se si fosse rotto un sogno. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Un sogno e non la fiducia. La regina di bastoni ha un 8 di pentacoli e un 10 di spade al contrario, 9 di spade, 10 di spade che è l'arcano minore della morte. O avete bisogno di tagliare, perché c'è un 8 di pentacoli, quindi una persona che è presente nel vostro quotidiano. O avete bisogno di tagliare con questa persona o con un certo tipo di atteggiamento o ruolo. Mm? L'otto di pentacoli è anche una carta che fa riferimento al lavoro, quindi per qualcuno magari potrebbe essere un collega che pensavate essere amico o amica e che in realtà non si è dimostrata proprio tale. Andiamo a vedere gli amanti al contrario. Abbiamo la carta della forza, un 4 di spade al contrario e un asso di bastoni. Sì, qui sento un po' l'energia che risento qui, come se vi mancasse un po' il coraggio, la forza di osservarvi un po' di più nel profondo, mi viene da dire, perché comunque avete subito una torre, quindi c'è bisogno di dedicarsi un periodo di tempo per metabolizzare questa questione, per guarire, per poi poter fare attivamente qualche cosa. L'asso di bastoni è un'azione di tipo concreto, con intenzione. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. È come se non aveste abbastanza amor proprio per prendere questa iniziativa. Abbiamo un re di spade e la carta del giudizio al contrario. Sì, anche qui potrebbe essere che non vediate chiaro inerente a una persona, potrebbe essere questo re di spade, potrebbe essere l'idea che ha proposto magari questa regina di bastoni. C'è qualcosa qui con la carta del giudizio che non è molto chiaro, non è molto... ehm, è come se mancasse qualche pezzo del puzzle. Per qualcuno invece sento che è più una questione dell'aspettare una chiamata. È come se ci fosse magari un consulente o una consulenza che state aspettando e non arriva la chiamata, non arriva questo appuntamento. Per qualcuno è così. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli, perché comunque le cose poi ritornano in equilibrio. Il 6 di pentacoli è una carta di grande generosità. Abbiamo un 7 di spade al contrario, abbiamo un 2 di pentacoli e un asso di coppe al contrario. Il 2 di pentacoli e il 6 di pentacoli in un certo senso li sento collegati perché se qui c'è una sorta di gestione degli alti e bassi, perché certe verità vengono alla luce, con il 6 si riesce comunque ad appianare questo tipo di... ehm, direi che è un inizio faticoso, ragazzi, è un inizio che drena molta energia. Probabilmente è un cambio, perché quando c'è la carta degli amanti si parla anche di una scelta. Considerato che qui si parla di tagliare, si potrebbe anche interpretare come il fatto di scegliere di fare questa azione, di trasformare, di iniziare questa nuova collaborazione, progetto, relazione o quello che per voi è. Il punto è che per rimettere in equilibrio le cose, ho la sensazione che appunto per voi sia drenante a livello proprio energetico, non solo di risorse monetarie. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un fante di coppa al contrario e un 3 di pentacoli nuovamente. Ripeto, è come un'offerta che non arriva. Andiamo a vedere la carta della morte. Guardate, essendoci il fante di coppe per qualcuno potrebbero essere delle scuse, perché se giustamente qui è venuto fuori qualche cosa di spiacevole, ehm,
Può essere che vi aspettiate delle scuse da parte di questa persona o un approccio diverso al tipo di progetto o di situazione, insomma, che state vivendo da parte di questa persona. Il diavolo. Allora, il diavolo, fante di spade, giustizia, 6 di bastoni, 3 di coppe, 4 di bastoni, 9 di spade e 3 di bastoni. Ho come la sensazione che dobbiate staccarvi da qualche tipo di ingiustizia, da qualche tipo di disequilibrio. Quando c'è il diavolo si parla sempre di condizionamenti. I condizionamenti quali sento in tutti questi ambienti? C'è di nuovo un 9 di spade, quindi nel vostro modo di pensare, nel vostro modo di vedere al futuro, nel vostro modo di instaurare le relazioni, nel vostro modo di percepire la stabilità in una relazione. E ragazzi, si tratta di amor proprio, si tratta di darsi quel valore in più, il giusto valore di cui parla il 6 di denari. Qui con il 7 di spade al contrario, credo che vi renderete conto dei cicli, perché il 2 di pentacoli fa riferimento anche ai cicli karmici. Ci sono dei cicli in questo tipo di situazione di relazione che si ripetono e che sono drenanti per voi, ok? Vi portano sempre a questa sorta di crollo delle certezze. La morte comunque quando arriva, arriva, ma non è proprio così leggera, è una morte anche dal proprio ego molte volte. E qui sento ingiustizie, questa sorta di controllo che posso sentire molto come manipolazione, considerato che il fante di spada è vicino al diavolo. Il 3 di coppe al contrario, ho come l'idea che ci siano delle persone vicino a voi che vi condizionino a tal punto da, da calpestare un po' il vostro amor proprio, da creare, come vi posso dire? Siete ancora nella fase dove vi rendete conto che siete nell'energia pesante, mentre il mago in quanto alchimista è colui che ha questa palla di energia pesante e la trasforma. Io sento che siete ancora nella prima fase dove vi state rendendo conto, di che cosa e da chi è composta questa palla di energia pesante. Quindi qui sono persone, pensieri, atteggiamenti, modi di fare, credenze limitanti da lasciarsi indietro, ragazzi. Può essere che abbiate bisogno di un periodo di riposo perché comunque avete sia il 4 di... avete carte insomma importanti, carte impegnative. E poi soprattutto qui sento che c'è qualche tipo di pensiero, di questione che vi drena, ma qui è tutta un'attitudine mentale perché appunto c'è il diavolo. Mi parlano di aspettative, quindi può essere che abbiate delle aspettative nei confronti di qualcuno, appunto che vengono a farvi delle scuse o che vi propongono una collaborazione, che vi propongono un lavoro. E qui con il 7 di spade potreste rendervi conto che in realtà sono state illusioni. mm? Tenete presente che quando una persona si crea delle aspettative non è poi compito degli altri soddisfarle. Noi ci creiamo delle aspettative e sta a noi soddisfare queste aspettative fondamentalmente. Non possiamo rimanerci male se l'altra persona non soddisfa le nostre aspettative perché non è obbligata, fondamentalmente. Se fa piacere a questa persona venirci incontro a soddisfare le nostre aspettative, bene. Se non fa piacere, bene lo stesso perché non è un dovere. E allo stesso modo succede poi a voi, cioè nel senso se voi dovete soddisfare le aspettative, o meglio gli altri si aspettano che voi soddisfiate le loro aspettative, è una scelta vostra. È una scelta vostra, se avete piacere lo fate, se non avete piacere non lo fate semplicemente. E se l'altro ci rimane male, pazienza, però ad un certo punto non potete mica sentirvi in dovere per ogni persona che ha un'aspettativa nei vostri confronti, perché sennò vivete per soddisfare le aspettative degli altri. Spero di non essermi incastrata troppo con le parole. Allora, andiamo a vedere con Osho che altro riesco a dirvi, che altre sfumature riusciremo a vedere. Rallentare è un cavaliere di denari e sperimentare. Sì, infatti. Allora, qui si tratta perché c'è il giudizio al contrario, come se non aveste un'idea di insieme, quindi rallentate il passo,
con calma, tanto non c'è fretta, nel momento in cui si analizza una situazione bisogna prendersi il tempo necessario e poi c'è lo sperimentare, che fondamentalmente è un tre di bastoni che avevate già qui come energia, quindi si tratta di fare un passo alla volta, piano piano, però iniziare ad avere questa idea verso il futuro, verso l'espansione, verso come ricreare le cose dopo questo processo di trasmutazione. È interessante perché in questo mazzo viene chiamata trasfigurazione, quindi è come il trasfigurare qualche tipo di idea. Quando c'è la carta del diavolo, ragazzi, si parla di una schiavitù volontaria, cioè anche le dipendenze fisiche o emotive sono schiavitù volontarie, cioè è la persona che decide volontariamente di stare in quel tipo di situazione. In realtà basta usare la forza di volontà, e qui ce l'abbiamo, che è anche girata al contrario, quindi è un punto da rinforzare, per riuscire a dire no a quelle che potrebbero essere le dipendenze di qualsiasi tipo. È una questione di allenamento proprio, la forza di volontà si allena. Sì, e poi comunque quando c'è il diavolo è soprattutto qualche cosa che riguarda un condizionamento di tipo mentale, ok? Quindi qui si tratta di cambiare le forme pensiero che vi hanno accompagnato fino ad adesso, inerenti a una persona o a una collaborazione o al modo di gestire determinate situazioni. Andiamo a vedere ancora un ultimo messaggio, giusto per darvi qualche spunto di pensiero in più. Perché mi è difficile avere fiducia in me stesso o in me stessa? Mancanza di amor proprio, ragazzi. Datevi un valore, datevi il giusto valore, non quello che gli altri vi hanno fatto credere di avere. Qui è la modifica delle forme pensiero. Quando si cresce, no? Si vive in un determinato contesto familiare, sociale e si apprendono certe idee. Però se noi andiamo a scuola e abbiamo una maestra particolarmente insistente che continua a dirci che siamo, non mi piace dire questa parola, che siamo, non so, idioti, che non capiamo niente, noi cresciamo con la convinzione che siamo idioti e che non capiamo niente. E magari da adulti capiamo che la vocazione di quella persona non era esattamente l'insegnamento, però intanto il bambino è cresciuto con quell'idea. Perché quando si è bambini non si ha ancora questa capacità di discernimento, si prende quello che ci viene detto come giusto, o perlomeno ci insegnano che quello che dicono i grandi è giusto. Anche lì è discutibile, però diciamo che poi con l'età adulta tutte queste credenze che si sono formate e incancrenite dentro di noi possono essere riviste, quindi si tratta poi di riprogrammare il subconscio ed è un po' quello che può fare l'alchimista, il mago, trasformare l'energia pesante e renderla energia preziosa. Cari amici della bilancia, spero che la lettura sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, potete commentare e condividere. Ogni tipo di aiuto e di supporto per me è importante. Anzi, voglio anche ringraziare le persone che lo fanno costantemente, quindi grazie. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!